Sono un ragazzo qualunque, un Joe regolare. Pensavo di avere una vita normale, un lavoro decente e una moglie amorevole, ma poi le cose hanno iniziato a cambiare. All'inizio erano piccolezze, cose che chiunque avrebbe ignorato. Mia moglie, un'infermiera, ha iniziato a fare volontariato di più, a passare notti fuori con le sue amiche e ad andare in club, tutto senza di me. Non mi importava, aveva queste amiche prima che entrassi nella sua vita, quindi mi fidavo. Ma comunque non aveva senso, così ho fatto spallucce. Finché non è scomparsa per un intero fine settimana, nessuna parola, niente. Non era mai partita senza dirmi dove stava andando. È allora che ho capito che qualcosa non andava. I segnali erano sottili. È sempre stata il tipo premuroso, l'infermiera che tutti amavano, ma il suo improvviso interesse nel fare volontariato in orari strani non quadrava. E quelle serate con le ragazze diventavano più frequenti. Mi diceva che erano serate tra ragazze, ma non lo erano. I club non sono mai stati il mio ambiente, ma sono diventati il suo da un giorno all'altro. Era strano vederla vestirsi, lasciarmi un bacio freddo sulle labbra e svanire nella notte. Poi è arrivato il fine settimana, il più lungo della mia vita. Era sparita, nessun messaggio, nessuna chiamata. Ho provato a raggiungerla, ma era come parlare con un muro. È allora che i puntini hanno iniziato a collegarsi nel mio puzzle incasinato. I ritorni tardivi, gli sguardi distanti, le assenze inspiegate non erano solo casuali, erano deliberati. Quel fine settimana è stato un punto di svolta. Ero un misto di rabbia, confusione e un po' di negazione, ma in fondo avevo bisogno della verità. È allora che ho pensato a un investigatore privato. So che era estremo, ma ero disperato. Ricordo di aver fatto quella chiamata, ero nervoso, non potevo permettermi di prendere ferie e seguirla e non ero tecnologico, per così dire. Ma questa era la mia vita e avevo bisogno di risposte. Attendere i risultati dell'investigatore è stata un'agonia. I giorni sembravano settimane. Ogni volta che suonava il mio telefono, il cuore mi saltava. Era questo, la verità che non ero sicuro di voler sentire? Il giorno è finalmente arrivato. L'investigatore ha chiesto di incontrarsi di persona. Il suo volto era grave, la sua cartella piena di prove, foto, video, il tradimento in bianco e nero. Stava tradendo, senza dubbio. Ero devastato da quello che vedevo. Le mie peggiori paure erano confermate. Ero distrutto, ma sapevo cosa dovevo fare. Ho chiesto il divorzio, citando l'infedeltà. È stata la decisione più difficile della mia vita perché la amavo ancora, ma dovevo rispettarmi abbastanza da andarmene. Voglio dire, le foto che aveva, lei ha persino portato un uomo a casa nostra e ne ha incontrato un altro in un hotel. Ha persino tradito con un altro uomo in un parcheggio quando mi ha detto che era con le sue amiche in queste cosiddette serate tra ragazze. Come se l'universo non avesse fatto abbastanza, sono stato licenziato dal mio lavoro. Il tempismo non poteva essere peggiore. Il divorzio, il tradimento e ora questo è stato un periodo buio. Ricordo di aver fissato il soffitto di notte, chiedendomi come le cose siano andate così male così velocemente. I procedimenti del divorzio erano confusi, documenti, avvocati e quel freddo tribunale, ma il verdetto era chiaro come il giorno. Mi è stato assegnato un assegno di mantenimento di $4.500 al mese per 3 anni. Era una piccola vittoria, ma comunque una vittoria. Nel frattempo, lei è stata promossa, la sua carriera in ascesa mentre la mia si schiantava. Ho esposto lei ai suoi colleghi, ai suoi amici e alle nostre famiglie. Tutti conoscevano i veri colori dell'infermiera santa. È stato disordinato, scomodo, ma sembrava un passo necessario per la chiusura. I mesi sono passati, la polvere si è posata, la vita ha un modo strano di andare avanti. Ho iniziato a ricostruire, pezzo per pezzo. Poi un giorno, all'improvviso, ho ricevuto una lettera. Era da lei. Mi aspettavo scuse, forse anche un discorso di attribuzione della colpa, ma no, era un'apologia, cruda e sincera. Parlava dei suoi errori e dei suoi rimpianti, di come aveva rovinato tutto. Sentiva che la sua vita era noiosa e pensava che io fossi troppo strutturato. Non so perché diavolo abbia scritto quella lettera. Ero finito con lei. Eravamo stati sposati solo per 8 anni.
Mia ex moglie aveva anche dei soldi dai suoi genitori quando suo padre è morto. Aveva una grande polizza assicurativa sulla vita. Ma ecco il colpo di scena. Ha anche menzionato il pagamento mensile di $4.500. Non ne aveva bisogno, ha detto. Non le importava pagare gli alimenti, se lo aspettava. Ma quello che non si aspettava, come ha detto nella lettera, era che io assumessi qualcuno per spiare lei. Era l'ultima cosa che mi aspettavo. Mi sono trovato lì, tenendo quella lettera, provando un misto strano di emozioni. Non mi aspettavo mai di ricevere nulla da lei ed era stata fredda tutto il tempo che mi stava tradendo. La vita è andata avanti e mi sono rimesso in sesto con alcuni vecchi hobby, come il bowling e la pesca. Avevo abbandonato questi hobby perché a mia ex moglie non interessavano. Le serate erano passate in garage, a rispolverare le mie vecchie palle da bowling e l'attrezzatura da pesca che si era accumulata di polvere. Ritornare ai miei hobby è stato terapeutico. I miei amici, che mi avevano sostenuto durante la tempesta, sono diventati il mio ancoraggio. Ci riunivamo per le serate di gioco, l'aria riempita di risate e birra, divertendoci e essendo semplicemente pazzi in modo sano. Durante questi incontri ho realizzato la forza della vera amicizia, quella che resiste alle tempeste più violente. Incoraggiato dagli amici, ho iniziato a esplorare nuovamente il mondo degli appuntamenti. Bumble, OkCupid, Match, porte digitali verso nuovi inizi. Creare profili e sfogliare le foto era un territorio tutto nuovo. Tuttavia, un appuntamento si è distinto, non per il romanticismo, ma per il dramma inaspettato che ha portato. Ci eravamo accordati per incontrarci in un caffè accogliente, un terreno neutro per quello che speravo fosse un incontro piacevole. Lei era interessante, ha detto che era divorziata e che i suoi figli stavano per lo più con il padre. Ma mentre sorseggiavamo il nostro caffè, l'aria si è fatta tesa. I suoi occhi si muovevano nervosamente verso la porta. Senza preavviso, la calma del caffè è stata infranta. Si è scoperto che un uomo, suo marito, è entrato furente. La confrontazione è stata intensa. Non potevo credere al suo tradimento e al mio coinvolgimento involontario. Ero sbalordito, un semplice spettatore in un dramma a cui non avevo aderito. Ha cercato di scusarsi con me, ma l'ho semplicemente ignorata e sono passato accanto a lei mentre suo marito le urlava contro. Anche se sconvolgente, quell'incidente al caffè è stata un'altra lezione appresa. Non sai mai cosa si nasconde dietro quelle foto di profilo, che tipo di vita vivono. Ma non mi ha scoraggiato. Invece ho iniziato a fare più domande, come quando è stata l'ultima relazione o se erano divorziati, quanto tempo fa. Una volta scambiati i numeri, li confrontavo con whitepages.com per vedere se potevo scoprire qualcosa sul numero di telefono. A volte avevo fortuna con quel sito, altre volte no. A volte chiedevo loro di fare FaceTime. Se esitavano a fare FaceTime, lo consideravo un segnale d'allarme. Usare app di incontri non è stata una buona esperienza per me. Alcune donne usavano filtri, non erano oneste sul loro peso o avevano aspettative irrealistiche. Circa 7 mesi dopo il mio divorzio, ho scoperto che mia ex moglie era stata licenziata dall'ospedale. La moglie dell'uomo con cui dormiva ha scoperto chi era la donna che dormiva con suo marito, è andata alle risorse umane e ha fatto un gran casino. Quando ho esposto mia ex moglie, alcune persone non mi hanno creduto, ma dopo questo incidente, molte persone hanno chiamato, mandato messaggi e si sono scusate per non avermi creduto. Lei ha lasciato lo Stato subito dopo essere stata licenziata e nessuno sapeva dove si fosse trasferita, eccetto i suoi genitori. Quindi, ora torno alle app di incontri. Auguratemi buona fortuna.